Io spero che questi video, anche se non sono tra i più visti, lo so, comunque per quello zoccoletto duro di persone che mi seguono, spero che siano interessanti, spero che li apprezziate. E intanto la foto di copertina. Va bene. Vai. Allora, che poi chissà se sarà venuta. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Vi ho riportato la Marta. Se ancora non l'avete visti, i video con la Marta dove ci parla dei cristalli, dei tarocchi, recuperateli. Ma oggi la Marta vi parlerà di una cosa, ci parlerà perché è una cosa che anch'io sinceramente non conosco. Ok. E quindi ho detto dai, vieni a parlare. Non so se voi avrete mai sentito parlare dei registri akashici o della Akasha. Ecco, Marta ha fatto il... Corso di secondo livello lo sto ancora facendo perché ci vuole un po' di pratica e così. Però insomma è stata un'esperienza veramente bellissima e che consiglio a tutti, se avete la possibilità, veramente fatelo. Bene, ma allora, partiamo dalle basi. Veramente qui sono a zero anch'io, quindi scusa se ti farò delle domande stupide, No, però assolutamente. veramente siamo a zero. Innanzitutto, cosa significa Akasha? Cos'è l'Akasha? Allora, la cascia, prima di tutto, da un punto di vista un po' più scolastico, possiamo definirlo come il quinto elemento. La cascia, diciamo, è sempre stata presente più o meno in quasi tutte le tradizioni esoteriche, diciamo, mondiali. Però se ci riferiamo specificatamente alla parola kasha, è la parola sanscrita per etere. Mm. Infatti, la kasha molto spesso no, ci si riferisce o a kasha o a registri akashici, però è più una metafora, Mm. perché i registri akashici, diciamo, è la metafora per cui si dice che, diciamo, entriamo in questa grande biblioteca dove ci sono i libri della vita di ognuno. Mm. E però Akasha fondamentalmente è una vibrazione a cui ci si può appunto connettere, è una vibrazione di purezza, di amore e di armonia. Ecco, quindi diciamo Akasha è proprio un ecosistema, viene chiamato anche un'energia intelligente, e che appunto poi quando si va a interagire con Akasha, per esempio se io apro i miei registri e faccio delle domande, che poi devono essere domande specifiche, che sono per esempio diverse da quello degli oracoli o dei tarocchi, ehm, la Kasha e i maestri ascesi, i maestri registri akashici, poi ti daranno sempre solo delle informazioni che la tua anima è pronta a ricevere. Il linguaggio di Akasha, proprio diciamo matchando la sua vibrazione, non è un linguaggio magari terreno, comunque più diretto o rude, nel senso quando poi si va in Akasha a chiedere le cose sia per se stessi sia per le altre Mm. persone, non arriveranno mai delle risposte che l'anima non è pronta a sentire, e anche se ci sono dei messaggi un po' più forti, non verranno mai, diciamo, detti con, diciamo, in modo sgarbato, in modo rude, Mm. proprio perché può essere in modo più deciso o meno deciso, però a prescindere, ecco, Akash è proprio intelligente perché capisce cosa l'anima ha bisogno di sentirsi dire e come ha bisogno di sentirsi dire per il suo massimo bene. Infatti un Mm. altro principio di Akasha è proprio che tutte le informazioni che arrivano sono solo per il massimo bene dell'anima, quindi appunto c'è magari una scrematura sia delle informazioni ma anche del modo in cui vengono dette queste informazioni, perché se io mi sento dire una cosa e poi Certo. reagisco in un modo non No, no, certo, poi positivo. non siamo tutti pronti nello stesso momento, allo stesso Esatto, modo. esatto, e quindi proprio Akasha sa, perché è anche, diciamo, appunto come ho detto intelligente, capisce cosa
bisogna che tu sappia e in che modo. Ok, te quando parli di energia intelligente mi viene in mente il Reiki, no? Perché anche il Reiki è Sì, un'energia intelligente, anche se poi alla fine penso che siano tutte un po' strade che si sì, intersecano, no? Perché sì, sì, comunque poi sì, questa energia di amore, insomma, credo, poi ora anche te farai il corso di sì. Reiki presto con Irene, la mia master, che è venuta anche lei ospite sul canale. E insomma, io sono contenta di questa rubrica perché rubrica perché stiamo insomma mi piace portare insomma un po' di persone a parlare di queste cose. Ecco, io ti ho lasciato andare ovviamente, però c'ho dei dubbi, Certo, nel senso, non ho dei dubbi su quello che dici, ho bisogno di chiarimenti ulteriori. certo. Allora, i maestri ascesi hai parlato. Sì. Chi sono? Cosa significa? Allora, praticamente, allora, per quanto riguarda Akasha, ci sono come dei custodi Mhm. che appunto sorvegliano, diciamo, mh, se usiamo per esempio la metafora dei registri e Mhm, quindi mhm. della biblioteca, Sì. per esempio, chi può aprire il libro di chi? Per Mm, esempio, se io non posso, a meno che non abbia l'espresso consenso di quella persona, aprire il libro, diciamo, tuo, capito? ok, quindi è Perché una cosa che io ti devo chiedere di aprire il sì, mio libro. esattamente, esattamente. E poi appunto per leggere i registri propri e leggere i registri di un'altra persona è diciamo, a seconda poi delle tradizioni, perché anche lì bisogna spiegare che ci sono tante tradizioni per quanto riguarda la lettura dei registri Mm. akashici. Ah, non è una cosa univoca. No, no, per esempio io ho fatto il corso con Lianca e lei ha questo, appunto prende questa tradizione che viene dalla Spagna, per esempio, Mhm. e un'altra cosa è che per esempio quando uno fa per esempio il corso ti vengono dati dei decreti con cui puoi aprire i tuoi registri, poi anche l'altra persona, eccetera, Mm. eccetera, però questi decreto, per esempio, se te me lo chiedi non te lo posso dire, No, certo, capito? è un po' Perché come nel Reiki che ognuno ha la sua personale invocazione, al secondo livello, almeno la mia master mi ha certo, insegnato a fare i miei simboli e non certo, ad usare quelli. Poi alla fine le cose comunque ognuno, ci sono sempre delle modifiche, no? Le esatto. cose evolvono, è normale che sia così. Esatto. E quindi, diciamo, per esempio, ritornando sempre al discorso dei maestri, Sì. se per esempio, un altro esempio, se io vado a letto, vado a dormire Mm. con i miei registri aperti, per esempio, Mhm. una volta, diciamo, ci può stare, però poi se io continuo ad andare a dormire, perché quando si dorme ovviamente entra il subconscio, e Certo, sì, così sì. poi a un certo punto i maestri dicono, vabbè, li chiudiamo noi, così che diciamo non ti vengano continuamente delle informazioni, perché sennò poi anche il corpo fisico Mm. ha dei problemi. E poi diciamo i maestri ascesi da un punto di vista più diciamo enciclopedico sono delle figure che alla fine hanno raggiunto un grado di consapevolezza, un grado di Mm. evoluzione e poi appunto si sono un po' sono stati, non voglio dire assorbiti, però nel senso si sono allineati alle vibrazioni di Akasha. Quindi Per non si esempio, incarnano più, cioè no, 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 sono anime sono che non che, si no, no, reincarnano, no, che no, sì, esatto. rimangono Per in un'altra esempio, sì, per dimensione. esempio c'è Kuan Yin, c'è Buddha, insomma ci sono vari personaggi che non voglio dire sono storici, però Mhm. comunque trascendono ecco, un'unica tradizione o religiosa o di credo. Ecco, quindi sono diversi, sì, sì. E quindi ovviamente non voglio farti domande che ti mettono in difficoltà, No, no, nel no, senso che poi certo. se non mi puoi rispondere perché Sì, sono sì, cose sì, 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 private sì, sì, sì. del corso, Certo, mi sì, dici sì, guarda sì, sì. questo non lo posso dire. Sì, Ma sì. ecco, come funziona?
Ok, come funziona? Mm. Allora, per esempio, faccio l'esempio, diciamo, per aprire i propri registri, che magari è Mm. quello più Ok. semplice. Allora, praticamente, quello che per esempio faccio io è la mattina mi alzo, apro i miei registri, quindi leggo, anche nella mia mente, nel senso, questo decreto Mhm. che è come appunto la chiave per aprire la porta di Ok. questa biblioteca e poi diciamo, come dire, mi connetto, cioè faccio delle domande che anche quelle le domande sono molto importanti perché devono essere formulate in un modo Certo, specifico. come, sì, come spesso Sì, succede in queste tecniche energetiche. esatto. E quindi poi faccio anche lì la centratura del cuore Mhm. e lascio che mi arrivino le informazioni che mi Ok. devono arrivare. E ecco, Akasha ha anche una energia piuttosto immediata e veloce. Infatti, Mm. un po' il problema che uno può andare a incontrare quando legge registri o per sé o per gli altri è proprio il fatto che la mente non dovrebbe mettersi in Ah, mezzo. Quindi sì, è una sì. cosa non banale, non No, no, è banale. vero, E capisco. quindi cioè, ci vuole molto allenamento anche Certo. perché magari all'inizio dici, ma mi vengono, per esempio, una volta mentre facevo queste appunto esercitazioni, mi sono venute delle risposte che io non ci avrei, cioè, che ero sicura che non ero io, capito? Ok. Perché erano cose proprio che non ci avrei mai pensato. Per Mhm. esempio, una volta ho chiesto, diciamo, quale hobby potrebbe, diciamo, aiutarmi a evolvere, insomma, potrebbe arricchire il mio cammino e mi è venuto il canto. Io non mi è mai venuto in mente di cantare nella mia vita, anzi, io ho molta paura di cantare. Esatto, Forse è per questo, esatto. perché è un'espressione. Esatto, di sé. E quindi proprio, e poi capisci veramente, cioè è una cosa veramente magica, è anche emozionante, diciamo che quanto questa energia sia potente e sia viva anche, perché Akasha è anche un'energia sempre in cambiamento, sempre proprio viva, ecco, come Certo, un ecosistema suo. E quindi è molto, insomma, emozionante anche questa cosa. E poi uno può andare, per esempio, andare per la sua giornata e fare le sue cose con i sempre con registri. i registri Sì, sì, aperti. puoi sempre farlo con i registri aperti. L'unica cosa, ecco, magari, per esempio, se si è appena iniziato, per esempio, quando si guida è meglio cioè si possono, ma all'inizio, nel senso è meglio Mm. chiuderli e poi riaprirli, semplicemente perché proprio i primi giorni puoi essere un po' Eh distratto beh, certo. e quindi è meglio chiuderli. E però proprio anche il fare le cose, anche non riguardanti la spiritualità in sé per sé, può essere molto bello perché appunto Akasha è un'energia anche di guarigione e quindi è come se venisse trasmessa verso di te. Mm. Quindi, per esempio, se te fai una cosa qualsiasi, diciamo, viene arricchita di significato Mm. anche. Ma possono arrivarti anche delle intuizioni in più Sì, col registro sì, aperto, assolutamente tipo se sì. stai facendo una cosa, forse ti aiuta a connetterti Sì, 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 no, Ah, ma ok, no, infatti proprio... sembrava veramente ho paura di dire No, 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 di ma scherate. infatti proprio anche, diciamo, appunto anche nel corso che ho fatto io c'era questa testimonianza di questa persona che faceva l'estetista Mhm. e che diceva che quando faceva i suoi trattamenti estetici la gente era più contenta, si vedeva più bella e quindi Mm. arricchiva il suo fare. Però poi per esperienza personale posso dire che, per esempio, tante volte, cioè, quando sono agitata tendo per esempio ad aprirli e poi diciamo tutto si riequilibra Mm. e mi vengono proprio dei pensieri eh, proprio, non so come dire, logici, però anche che mi aiutano a processare magari quel momento di Mm. agitazione che ho. E quindi effettivamente lo senti che, ora detto così sembra un po' strano, però non sono pensieri che magari faresti di solito. Ecco, quindi capisci che è un'intuizione Certo, certo, è che... come se
non lo dico perché rischio di dire una sciocchezza, però sì, capisco cosa intendi, nel senso è come se la personalità si Mm. facesse da parte. Più che altro è come se ti arriva, è come per esempio se noi fossimo il nostro cervello fosse un computer Mm, e ci arrivasse un download, ok. fondamentalmente. Sì, e quindi poi capisci che è qualcosa che ti viene inviato da questa energia e dici, ah, ok, ora mi torna tutto di più, sono Mm. contenta, sì, sì. E effettivamente, ecco, la guarigione è una parte, secondo me, fondamentale proprio dell'essenza anche di Akasha. Ma per esempio, no, una domanda. Mm. Cosa si intende per guarigione in Akasha? Perché per esempio nel Reiki io ho Sì, imparato che comunque la guarigione non necessariamente è quello che intendiamo noi a livello conscio, con la personalità, nel senso sto male, voglio essere guarito, non voglio più sentire male, voglio star bene, sì, però nel Reiki non è detto che sia così, sì. magari la guarigione in totale magari può passare anche attraverso uno star male, no? Quindi Mm. quando si manda Reiki, a volte uno può anche chiedere la guarigione, però non è detto che arrivi quello che si intende noi per Certo, guarigione. Ecco, volevo capire come funzionava la guarigione a livello akashico. certo. Ecco, Allora, perché sì, sì. le parole hanno dei significati diversi a seconda dell'argomento in cui si Esatto, inseriscono, no? esatto. Praticamente, allora c'è proprio anche un processo Mhm. che si chiama proprio guarigione akashica, però diciamo farlo così a priori secondo me ha un po' poco senso, Mm, nel senso che prima bisognerebbe appunto ehm, fare delle domande anche in riguardo a questa situazione proprio ad Akasha e poi se se si individuano dei blocchi, se si individuano, che già fare le domande alla cascia porta certo. guarigione, però se poi ci sono dei blocchi che vanno un po' ancora sciolti, si può fare questo processo di guarigione akashica e lì è come se te, ora non so esattamente nel Reiki se si può fare un parallelismo, però diciamo che attraverso poi l'operatore tu, diciamo, è come se dessi i tuoi problemi ad Akasha che poi fa agire, visto che è un'energia intelligente, sa come poter, diciamo, svolgere Mm. questa. Quindi non è magari un processo più come con il Reiki che te dici fai i simboli, eccetera, eccetera, però diciamo è qualcosa che diciamo più una richiesta, neanche una richiesta, nel senso è Un più... affidarsi? Sì, No. però così sembra un po' tipo faccio la preghiera a Dio, No, no, capito? no, ok. No, però è più nel senso un processo che poi si trasla in Akasha, è una cosa un po' diversa, perché non è che dico, Mm, oh per favore Akasha guariscimi dal mal di piede, per mm. esempio. Però è più, diciamo, una connessione con questa energia che essa stessa è guarigione e quindi porta guarigione anche a te. Mm. Spero di essermi spiegata. Sì, sì, è un argomento complesso, infatti Sì. non mi ero mai avvicinata perché tutte le volte leggevo, dicevo, mi sembra complicato e mi riallontanavo, poi da quando mi hai detto che hai fatto il corso ho detto vabbè, ora bisogna, perché insomma ne hai fatti diversi te comunque, Sì, 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 perché di sì. recente hai fatto anche il corso di lettura angelica, no, che Allora avevo fatto guarigione guarigione angelica, angelica. poi ho fatto, ora appunto sto finendo letture akashiche Mhm. e poi farò il corso di Vabbè, Reiki. il corso di Reiki che ce l'hai Sì, domenica sì, prossima, domenica prossima. inizi domenica prossima. Mm. Senti, c'è qualcosa che secondo te è importante dire su Akasha che io non ti ho chiesto? Ehm, allora, più che altro è un concetto che già un po' ho detto, però ecco, se magari, ecco, se per esempio volete avvicinarvi al mondo di Akasha, alle letture akashiche, ecco, il mio consiglio è è il fatto che se voi sentite un'attrazione più o meno forte riguardo questo argomento, sicuramente di
provare ad approcciarsi, anche semplicemente magari se siete curiosi, che poi la curiosità non è mai curiosità fino a se stessa, Certo. e, e anche magari ecco andare da un operatore e chiedere di fare una lettura dei registri akashici, perché effettivamente se siete attratti è perché siete pronti. Ecco, questo è sempre, diciamo, il sine qua non di Akasha, nel senso che qualora ci sia un'interazione non è mai a caso, o non è mai cioè io penso che qualsiasi persona che si sente che deve avvicinarsi a fare una lettura akashica, c'è sempre un motivo, e diciamo ecco di non avere neanche come dire, paura, Certo. perché qualsiasi cosa è sempre per il vostro massimo bene. E anche a me piace molto anche Akasha perché è un'energia molto, tra virgolette, tenera, nel senso che ehm, ci sono certo alcuni registri che sono di alcune persone che ti parlano di più, altre che ti parlano di meno, altre che ti dicono certe cose, altre che ti dicono, te lo dicono in un modo un po' diverso, però sempre allineata a il vostro essere, quindi non sarà mai una cosa che viene a sproposito. E, e appunto, per esempio, mi viene in mente un altro discorso, che sempre c'era un'altra testimonianza, che per esempio una volta appunto la mia maestra di registri akashici aveva fatto una lettura a una persona e le era venuta una parola che era tipo sincopato. E lei dice: io questa parola non lo uso mai, non sapevo neanche un po' neanche, insomma, so che vuol dire, ma non lo uso mai. E effettivamente ha detto, questa persona ha detto: guarda che mi è risuonato molto perché sono musicista, quindi è una cosa veramente, ecco, Akasha si sforza di parlare nella vostra lingua, anche proprio quasi da un punto di vista lessicale a questo punto. Sì. E quindi diciamo ecco, se vi sentite attratti, sicuramente vi consiglio di farlo, perché è un bellissimo percorso e anche una bellissima esperienza. Bene, io ti ringrazio. Senti, un'ultima domanda e poi salutiamo. Te per esempio quando potrai essere pronta per leggere i registri agli altri in modo professionale, diciamo? Cioè, Ok, ci sono dei livelli allora prestabiliti oppure no? sì, allora almeno nella tradizione che ho intrapreso Lianka. io, di Lianka, ci sono 3 livelli, Ok, e io sto facendo il il secondo, secondo. perché praticamente cioè l'importante però è poter praticare dopo aver fatto questi 28 giorni di pratica su se stessa. Io li Sì. sto facendo in questo momento e nel mentre sto finendo il corso, e quindi diciamo che forse ora non mi ricordo esattamente quanto mi manca, però verso metà marzo. Comunque già col secondo livello Sì, puoi poi praticare. aprire, sì. Ok. E poi c'è il terzo livello, nel caso uno si sentisse chiamato, è la maestria, e quindi poi uno può insegnare anche a Come nel leggere. Reiki Sì, praticamente gli sì, stessi livelli. sì, perché alcune tradizioni hanno 4, alcune Sì, 3, però più o meno la struttura è quella. ok. Sì. Che dire ragazzi, Marta è sempre interessante, ogni volta che fa qualcosa di nuovo gli dico vieni a parlarne. Io spero che questi video, anche se non sono tra i più visti, lo so, comunque per quello zoccoletto duro di persone che mi seguono, spero che siano interessanti, spero che li apprezziate. E niente, vi salutiamo. Certo. E un bacione, ci vediamo presto sempre qui su Monica Vlog, chissà con quale video, non si sa. Ciao. Ciao!